Buongiorno a tutti, bentornati e ben ritrovati a Conversazioni con Camping Business. I nostri ospiti di oggi sono Village for All e il suo fondatore Roberto Vitali. Roberto Vitali aiuta le imprese turistiche ad incrementare i loro profitti migliorando con l'accessibilità trasparente la loro ospitalità accessibile. Con 28 anni di esperienza nazionale e internazionale, Roberto è CEO e co-founder di Village for All, un'azienda di innovazione turistica specializzata in ospitalità accessibile. La sua mission? Le persone disabili che fanno turismo sono turisti. Village for All è un'azienda di innovazione turistica specializzata in ospitalità accessibile, nata come progetto sociale nel 2008. Il primo network di strutture che garantiscono attraverso Village for All informazioni affidabili sulla propria accessibilità. Oggi sono ben oltre 70 le strutture ricettive che fanno parte di questo network. Destination for All è il marchio sotto il quale Roberto Vitali sta creando un network di destinazioni turistiche che affrontano un percorso formativo e di monitoraggio dell'accessibilità che coinvolge tutta la filiera turistica per offrire ospitalità accessibile. Un background che rende Village for All unico per conoscenza, competenza, investimenti ed esperienze maturate. Bene, diamo un saluto e un buongiorno a Roberto Vitali. Ciao Roberto, benvenuto tra noi. E ti Grazie a te. chiederei di incominciare parlandoci della tua storia e di come è nato Village for All. Beh, diciamo che è una storia che viene da lontano. Io ho avuto un incidente quando avevo 15 anni, il cui risultato è il fatto che per la mia mobilità utilizzo una carrozzina. La mia passione per il viaggio non è mai cambiata, sono cambiate le modalità e le condizioni con cui viaggio, ma ho sempre continuato a viaggiare. Poi, a forza di viaggiare per conto mio, gli amici mi hanno un po', come dire, preso un po' come punto di riferimento e hanno cominciato a dirmi: ma tu dove vai? Cosa fai? Dove sei stato in vacanza? E da qui nasce da cosa nasce cosa, e in realtà, insomma, diciamo che io negli ultimi 30 anni ho avuto la fortuna, l'occasione e l'opportunità di occuparmi a tempo pieno, come professione e come lavoro, di turismo accessibile, di accessibilità a 360 gradi, occupandomi di più aspetti legati all'accessibilità e non solo legati alla disabilità motoria, no? Quindi non solo al fatto che io sto seduto su una carrozzina. Le disabilità sono tante, Village for All va ad occuparsi un po' di tutte quante, insomma, cerca di fornire informazioni per la soluzione di tutti questi problemi. Sì, allora tieni presente che quando parliamo di turismo accessibile parliamo non solo di persone con disabilità, partiamo da quello che è il cliente per eccellenza, diciamo l'over 65, questo senior che è il principale motore della silver economy, come viene chiamata in campo Mm. economico. Stiamo parlando di persone che hanno più di 65 anni, che non hanno disabilità certificate, ma che hanno qualche esigenza in più legata semplicemente al fatto che sono diventati un po' ipovedenti, sono un po' ipoudenti, qualcuno è anche ipocamminante, ha difficoltà magari legate alla propria gestione dell'alimentazione, della dieta, alcune condizioni di salute che possono anche essere temporanee e ripeto, non necessariamente sono collegate a certificazioni di disabilità. E senza dimenticare che poi i senior, come dire, sono quelli che viaggiano e vanno in vacanza anche con i bambini piccoli, quindi ritroviamo in questo target un po' tutte le esigenze, e oltre ovviamente le disabilità motorie e sensoriali, quelli della vista e dell'udito. Chiarissimo. Il motto di Village for All è a ciascuno la sua vacanza. Quali sono le caratteristiche e le strutture che un camping deve avere per rappresentare un punto di riferimento nell'accoglienza di questa particolare clientela? Allora, intanto partiamo dalle basi. La prima cosa che noi dobbiamo avere è una struttura che abbia una attenzione alla qualità e alle proposte di qualità. Dopodiché, che cosa facciamo? Noi
andiamo direttamente all'interno della struttura, raccogliamo tutte le misure, larghezze e dimensioni. Partiamo anche dal presupposto che tutte le strutture rispettano le norme e la legislazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche e quindi in realtà dal punto di vista teorico tutte dovrebbero essere adeguate. Peccato che come dire, le certificazioni normative non sono garanzie di qualità. Per questo noi parliamo invece di un'ospitalità accessibile. Io raccolgo misure, larghezze, dimensioni e poi le trasformiamo in informazioni da poter dare al cliente, al turista che magari ha bisogno di sapere quanto sono larghe le porte, se ci sono delle dotazioni, degli ausili specifici, se c'è una carrozzina per entrare in mare oppure se c'è un water speciale o qual è lo spazio di accostamento a fianco del letto o se ci sono le mappe tattili, se ci sono dei menu in braille o informazioni con caratteri ingranditi. Pensiamo semplicemente alla difficoltà, se non abbiamo gli occhiali a portata di mano, di riuscire a leggere un menu a ristorante. Tutte queste esigenze, diciamo che noi raccogliamo le informazioni di quanto la struttura è in grado di rispondere a queste esigenze. Dall'altra parte, noi stiamo esattamente a metà rispetto al mercato, ossia cerchiamo di essere quegli interpreti che spiegano alle persone che hanno delle esigenze che cosa saranno in grado di attendersi una struttura che fa parte del nostro network, quindi siamo noi che diamo una classificazione, diamo un punteggio che aiuta a capire quanto può essere performante la struttura rispetto a una determinata tipologia di esigenza, ma poi soprattutto siamo in grado di rispondere al turista dicendogli se la larghezza della porta è 65, più di 65 centimetri, meno di 65, cioè quelle informazioni che servono a mettere le persone nelle condizioni di poter fare una scelta informata, perché oggi dichiarare che tu sei una struttura accessibile, che tu sei una struttura a norma, in realtà è un approccio completamente sbagliato. Io non conosco nessuno che sia tornato dalle vacanze che mi ha detto guarda, devi andare in vacanza in quel villaggio, in quel campeggio, perché come rispettano le norme antincendio là devi farci 15 giorni di vacanza. Sì, Allora sì. non capisco perché una persona che ha una disabilità, primo, deve sapere conoscere le leggi su abbattimento delle barriere architettoniche. Secondo, andare in giro a fare il censore e dire agli imprenditori qui hai rispettato la legge, lì non l'hai rispettata. E quindi quando tu da imprenditore dichiari di essere a norma, in realtà non stai dicendo assolutamente niente. Dovresti fare la stessa cosa con tutti gli altri clienti dicendo io sono a norma per l'antincendio, sono a Sì, norma sì, per sì. l'assistente del personale, ma la norma non è motivo di vacanza. Allora noi siamo nel mondo del turismo, parliamo di ospitalità, il nostro compito è quello di far diventare l'ospitalità accessibile, quindi un'ospitalità che sia comprensibile da chi ha determinate esigenze. Per questo io parlo sempre che, cerco sempre di spiegare che per occuparsi, per provare a lavorare sul turismo accessibile, per cominciare a lavorare, non per provare, ma per cominciare a lavorare sul turismo accessibile bisogna avere una vocazione nei confronti della qualità della propria offerta turistica. Noi lavoriamo con imprese che hanno una grande attenzione alla qualità, quindi non è una questione di avere un water, di avere una maniglia, di avere una mappa tattile, è questione di avere un certo tipo di vocazione. L'altro lavoro che facciamo quando abbiamo finito di fare l'audit è quello di dare all'impresa un piano di tutte le migliorie possibili, cioè tutto quello che è possibile implementare e far diventare per far diventare più accessibile l'offerta turistica della struttura, tenendo presente qual è la vocazione anche che la struttura già in quel momento manifesta, perché sappiamo benissimo, soprattutto nel mondo dei villaggi e dei campeggi, qual è la vocazione di queste strutture a innovare, a migliorare, continuare a migliorare continuamente la propria offerta in modo di essere più attenta ai bisogni del mercato e più attenta alle richieste che arrivano direttamente dai propri clienti. Quindi Village for All, permettimi, non dà risposte, non dà informazione soltanto ai clienti, dà informazione anche agli imprenditori per sviluppare questa clientela, per Certo. accoglierla sempre al meglio e per attirarla soprattutto a questo punto.
diamo il piano delle migliorie e facciamo anche la formazione al proprio personale, a chi sta in reception. Se io, quando tu chiami e vuoi sapere se una struttura ricettiva è accessibile alla domanda, guardi, volevo sapere se la sua struttura accessiva, scusi, la sua struttura ricettiva è accessibile, la risposta è guardi, non si preoccupi, venga, siamo fuori Certo. di fronte all'uscita dell'autostrada. Oppure una volta mi sono sentito dire guardi, non c'è nessun problema, i nostri prodotti turistici sono veramente di basso prezzo, il nostro target sono le Sì. famiglie, quindi i prezzi sono accessibilissimi. Allora, il tema accessibilità è una parola che ha un valore a secondo del contesto dove lo andiamo a mettere. Per questo a noi piace parlare di ospitalità accessibile, perché ci permette di rimanere nell'ambito del turismo e non nell'ambito delle normative che tutti più o meno rispettano in maniera attenta, se non altro per essere cogenti con le normative per poter aprire le proprie strutture ricettive al pubblico. Quindi la differenza, dici tu, è una sensibilità, in realtà. La differenza è una sensibilità, se vuoi, una vocazione dall'altra parte, una scelta anche di mercato, cioè chi è attento Sì, al mercato per cui investe sulla qualità del proprio prodotto turistico e non è un investimento necessariamente da 5 stelle superiore. Noi abbiamo delle strutture anche molto basiche, molto semplici, che però hanno un'attenzione al particolare, un'attenzione a far sì che quella specifica esigenza possa essere soddisfatta. Questo è possibile soprattutto nel momento in cui gli imprenditori si rendono anche conto di che cosa significa, di qual è la differenza tra rispondere alle norme e essere effettivamente accessibili. Poi attivi, sì. lo misurano con il cliente che dice vabbè, ma guarda che questa rampa io non riesco a farla e dopodiché l'imprenditore dice ma io rispetto la norma. Sì, ma io i miei soldi, come dire, da cliente li voglio portare dove mi trovo bene, non dove rispettano Certo. le norme. Questo E è. qual è, sì, qual è allora, rientrando nella domanda successiva, questo livello qual è il livello di attenzione che il mercato italiano e quello croato in particolare oggi dimostrano nei confronti della clientela con disabilità? Allora, devo dire che negli ultimi anni, negli ultimi 2 o 3 anni, c'è uno scatto in avanti, un'attenzione maggiore a quello che è il tema dell'accessibilità, al tema dell'inclusione. Non a caso nel PNRR, argomento di cui ormai da 2 anni sentiamo parlarne colazione, pranzo e cena, uno dei capisaldi del PNRR è proprio l'inclusione. L'inclusione è il tema del come si diventa accessibili per le persone con disabilità. Ma vorrei ricordare che dietro al tema sostenibilità c'è anche la sostenibilità sociale, quindi anche la parte dell'inclusione è già compresa nella sostenibilità. Sì. Preoccuparsi non tanto della sostenibilità come cambio una lampadina o metto un cestino di rifiuti in più, ma di come i clienti riescono poi a usufruire della propria offerta turistica. Guarda, guardiamo la vita dei nostri clienti, no? Cominciano ad arrivare da giovani, quando iniziano a farsi la famiglia, arrivano poi con le fidanzate, poi arrivano con i figli, poi i figli diventano grandi, quando i figli diventano grandi, e che cosa succede? Che i genitori sono invecchiati e a un certo punto li perdi, perché? Perché quel luogo che poteva essere accessibile fino a una determinata età, magari non lo è nell'età più avanzata, se non c'è invece una capacità di seguire il miglioramento della qualità dell'offerta turistica in base proprio alle esigenze delle persone che, mettiamolo in conto, semplicemente invecchiare significa perdere determinate capacità, determinate abilità a leggere, a camminare, a sentire e a interagire anche con l'ambiente. E la situazione, tu mi hai detto, è iniziato già 30 anni fa, Vacanze for All a circa 10-12 anni, ma tu hai iniziato questa attività 30 anni fa. Qual era la situazione? Come si è evoluta? Quali sono le differenze oggi? Eh, Immagino notevoli. come dire, 30 anni fa cioè, non c'erano nemmeno i pionieri, eravamo quattro pazzi furiosi
che voglio dire, nell'arco di 30 anni probabilmente sono riusciti a costruirsi un'identità, a condividere quello che poteva essere un'intuizione di allora, a misurarla con quello che dice oggi il mercato. Pensa che il mercato del turismo accessibile, io nel 1992 per caso ho avuto in mano la prima indagine sul turismo accessibile, si chiamava Touch Ross, era un'indagine fatta da uno studio inglese che diceva che in Europa c'erano 50 milioni di persone con disabilità, di cui 35 milioni erano interessati a fare turismo, a fare vacanze, ma che effettivamente ne viaggiavano solo 5 milioni. Tu pensa come questo gap di mercato potesse essere allettante, ma soprattutto potesse essere, per chi può essere abbastanza lungimirante, immaginare come una popolazione che sta invecchiando come la nostra, come la popolazione italiana, ma noi siamo secondi solo al Giappone per invecchiamento della popolazione. Oggi le stime ci dicono che ci sono 130 milioni di persone con disabilità e senior per il turismo accessibile in Europa. In Italia abbiamo 10 milioni di persone con disabilità e abbiamo 14 milioni di persone che hanno più di 65 anni. Questi 14 milioni nel giro di pochi anni arriveranno ben a 19 milioni. Quindi oggi un mercato, una domanda attenta all'accessibilità è già presente nelle nostre strutture, che molto spesso non riusciamo a riconoscerla e identificarla. Questo è una cosa, ad esempio, che abbiamo visto in alcuni progetti che abbiamo sviluppato negli ultimi anni, dove siamo andati a verificare all'interno delle strutture come era costruito come dire, il panel dei clienti. Abbiamo scoperto che già una serie di richieste che possono essere afferenti all'accessibilità, al tema dell'accessibilità, in realtà le strutture ce l'avevano già in casa, e stiamo parlando di strutture che hanno in casa dal 15 al 16 al 18% di questi clienti, che molto spesso sono quelli che si turnano, quelli che non tornano perché non hanno un'offerta esattamente attenta alle loro esigenze, ma che cambia continuamente. Ho capito. Restando in tema, noi sappiamo che avete appena portato a termine un interessante progetto per l'accoglienza dei non vedenti al Florence, al Camping Village, al Florence Camping Village. Ce ne vuoi parlare? Ci racconti che cosa avete fatto? Molto volentieri, siamo in realtà molto orgogliosi di questo progetto. Per noi è un punto d'arrivo, se vogliamo, un punto di ulteriore slancio e di partenza per cominciare a rispondere a tutta una serie di esigenze che ancora oggi sono assolutamente ignorate dal mercato. Tu sai che noi abbiamo in Italia 33.000 hotel, 140.000 strutture di extra ricettivo e più di 2.000 campeggi. Se andiamo a vedere quante di queste possono essere dichiarate accessibili ai tempi e alle esigenze delle persone cieche, rimaniamo, come dire, a poche, e non è una percentuale del 2%, stiamo parlando di 2 strutture in Italia. L'Holiday Village Florence, che è una struttura che è particolarmente attenta alla qualità, con la quale noi collaboriamo fin dalla partenza del progetto Village for All nel 2008, è stata la prima struttura ad accettare questa sfida. Il progetto che noi stiamo portando avanti da tempo assieme a un'associazione di Bologna che si chiama la Girobussola, è un'associazione specializzata in adattamenti del mondo del turismo e del mondo della cultura per le persone ipovedenti o cieche. E come dire, se una struttura ricettiva standard, che può essere un hotel, può avere una complessità, diciamo, legata proprio al tema del come rendo la struttura accessibile a una persona cieca, proviamo ad immaginarlo portato all'interno di un villaggio, di una struttura all'aria aperta, dove ci sono spazi, dove ci sono posti all'esterno, percorsi da fare, tragitti anche lunghi. E l'Holiday Village Florence ha deciso di investire sullo sviluppo di questa opportunità, e abbiamo preparato un vero e proprio kit, si chiama Welcome Kit, l'ospitalità accessibile per persone ipovedenti e cieche. Di cosa si tratta? Allora, abbiamo
chiaramente studiato una unità abitativa, un quartiere, il villaggio, e trasformato tutte queste informazioni in mappe tattili da una parte, guide passo passo per aiutare la persona ipovedente o cieca a riconoscere l'ambiente, avere dei punti di riferimento e di orientamento, associando questa tecnologia di base che è materiale braille o mappe tattili ad altre tecnologie più evolute come i QR code, la sintesi vocale e gli NFC, che sono dei tag che permettono di trasformare una serie di informazioni tattili, di informazioni scritte in informazioni vocali che possono essere ascoltate direttamente dalla persona e gli spiega come è fatta la casa, come è fatto il quartiere, come si deve orientare, quali sono i percorsi, associando naturalmente anche a una parte di percorso pedotattile, quindi che la persona camminando sia con il piede che con il proprio bastone intercetta e lo guida all'interno del quartiere, all'interno dei percorsi. Tutto questo è un percorso, come dire, di sperimentazione, quindi assieme alla Girobussola, assieme a questa associazione, abbiamo preparato questi kit, adesso cominceremo a farli usare alle persone e cercheremo di avere tutti i feedback possibili per capire anche se ci sono dei margini di miglioramento e quali possono essere le tecnologie da associare, perché naturalmente non esiste un canale univoco con cui informare le persone. Tu devi sapere che, ad esempio, il Braille è conosciuto dal 6 all'8% delle persone cieche, non tutte conoscono il Braille, però tutto quello che è in Braille è per le persone ipovedenti scritto a caratteri più ingranditi, che ha determinate caratteristiche anche di leggibilità, di contrasto, ed è associato a NFC e a QR code con sintesi vocale per fare l'ulteriore passo. Poi cerchiamo di capire come tutto questo lo possiamo implementare. Il progetto è stato molto gradito da parte delle associazioni, dalla Unione Italiana Ciechi Regionale dell'Emilia Romagna, che è venuto alla presentazione. Il presidente è rimasto entusiasta e cominciamo e già qui stanno cominciando a ricevere richieste di prenotazioni per l'anno prossimo, e quindi c'è anche una risposta economica da parte del mercato, cioè non è una spesa, tra virgolette, buttata lì così, ma è una spesa che porterà nel giro di breve tempo anche a un ritorno economico dell'investimento fatto. Allora ti faccio subito l'ultima domanda, perché ne stiamo parlando in questo istante. Quali sono dunque i vantaggi competitivi, economici per un camping nell'offrire, nell'implementare l'accoglienza verso questa clientela? Beh, allora, prima di tutto, sicuramente avere la possibilità di comunicare esattamente quale tipo di ospitalità la struttura è in grado di offrire. Questo è il primo passaggio. Secondo passaggio è avere le idee chiare su quali possono essere i percorsi di miglioramento, e tutto questo è ciò che serve subito e immediatamente all'imprenditore. Fare arrivare il cliente giusto, quindi quello che troverà soddisfazione nel fare la vacanza all'interno della propria struttura, significa avere prima di tutto un cliente contento, non avere recensioni negative, avere recensioni anzi positive all'altezza della propria struttura. Poi iniziare un percorso di miglioramento. Che cosa ci si può attendere da questo mercato? L'Holiday Village Florence dichiara il 12% del proprio fatturato annuale riconducibile a clienti con disabilità. Teniamo presente che ci sono tante disabilità che non sono visibili e per cui le persone non sono riconoscibili per queste tipologie di esigenze, per queste tipologie di disabilità, ma sono anche tante le persone che hanno semplicemente bisogno di una qualità migliore. Questi non le vai a identificare uno per uno, ma sicuramente il target di riferimento per il mercato del turismo accessibile
estremamente interessante, perché stiamo parlando di un target che è un target medio-alto, non stiamo parlando di persone che fanno vacanze brevi e vogliono spendere tutti pochi soldi. Ci sono come dire, lo stile di vacanza è di vacanze minimo di 2 settimane, più volte all'anno, una altissima tendenza alla fidelizzazione da parte di questo cliente e una capacità di spese overnight, quindi oltre il pernottamento, di oltre 120 euro al giorno, di persone che non si muovono mai da sole, il fattore moltiplicatore va da 2 a 3. Quindi c'è una forte possibilità di incrementare i propri profitti, migliorando la qualità per tutti e utilizzando assieme a noi quel concetto dell'accessibilità trasparente, che non è fatto dal bagno per disabili con un water speciale, un lavandino speciale e un maniglione speciale, ma creando dei luoghi, degli ambienti che siano accessibili e fruibili per tutti, veramente per tutti, E godibili. e godibili, E e che siano godibili. prima di tutto dedicati al bello, perché Al insomma divertimento, alla lo, di- vacanza. lo Esatto. dicevo all'inizio, no? Io porto Sì, porto i miei soldi dove i miei soldi hanno valore, chiarissimo. quindi il bello nelle vacanze, cioè la bellezza, il design, non è un accessorio, è parte dell'offerta turistica ed è sostanziale. Benissimo. Allora, Roberto, concludiamo se vuoi raccontarci, altre iniziative particolari come questa del Florence di cui ci vuoi parlare e soprattutto, se vuoi, ci racconti che cosa bolle in pentola per il futuro di Village for All e per questo mondo e per questa classe di turisti che esiste e della quale ci occupiamo. Beh, allora, un progetto di cui siamo altrettanto orgogliosi e che ci ha aperto a diverse nuove riflessioni è quello che abbiamo realizzato a Bibbione, Bibbione Destination for All, cioè per non lavorare per la singola impresa, per la singola struttura, ma per creare dei sistemi turistici, delle destinazioni turistiche che possono essere un polo attrattore che offre risposte a tutte le tipologie di esigenze. Bibbione è nato 5 anni fa come progetto, oggi è un progetto, tra virgolette, che ha già mostrato tutte le sue potenzialità, comprese quelle economiche, tanto è vero che da più di un anno stiamo lavorando ormai anche con Jesolo, partiremo a presto anche con un borgo in Toscana che si chiama Peccioli, quindi anche per dimostrare come possiamo avere delle strutture, delle destinazioni dove si parla di 6-7 milioni di presenze all'anno, fino a dei borghi, a dei territori, a delle destinazioni che hanno 5.000 abitanti e che non possono assolutamente arrivare al milioni di presenze che invece località e destinazioni come Jesolo e Bibbione possono vantare nel loro curriculum, ma come la destinazione turistica, migliorando la propria accessibilità, possa diventare più attrattiva, qualitativamente migliore per tutti i turisti e soprattutto ricordiamoci che noi possiamo fare turismo accessibile in destinazioni turistiche dove già sono accessibili per le persone che vi abitano, e parlando delle DNO in generale o delle OGD come si chiamano in Veneto, ma delle destinazioni turistiche, significa essere attenti alla qualità delle esigenze della propria cittadinanza e dei propri cittadini. Benissimo, Roberto, io direi che abbiamo concluso qui. Ti ringraziamo infinitamente per il tuo tempo, per la Sono io che passione che vi, metti nel tuo lavoro e nel nostro settore anche. sono io che vi ringrazio per l'attenzione che ci dedicate sempre, siete squisitissimi, Camping Business, Benissimo, sempre è una attento a tutti i grande vostri. collaborazione. Ci teniamo Grazie. moltissimo anche noi. Benissimo, ti ringraziamo Roberto, ti facciamo un grandissimo buon lavoro, un in bocca al lupo per te, per Vacanze for All e ci rivediamo alla prossima intervista che arriverà certamente tra qualche tempo, d'accordo? Tra poco ci saranno delle novità che vi potrò Fant- raccontare, sicuramente. ti Presto. veniamo a cercare. Ok, Grazie Roberto, buon lavoro a te e a tutta la tua società, grazie. grazie a voi.